Oggi mangiamo pomodori a dicembre, fragole a gennaio, ma a quale prezzo? Quello che mettiamo dentro al piatto ha delle conseguenze invisibili e spesso sottovalutate. Nel video di oggi parliamo delle conseguenze del mangiare fuori stagione. Partiamo dalle conseguenze ambientali, quindi per esempio il trasporto di frutta e verdura da altri continenti, o ancora serre riscaldate in maniera artificiale, oppure metodi di coltivazione che impoveriscono i terreni, che così facendo stanno esaurendo la loro fertilità. E non ultimo le grandi quantità di plastica non riutilizzata, usata diciamo usa e getta, e poi magari lasciata lì così all'aria aperta a non decomporsi. Un'altra conseguenza è la perdita di gusto, la perdita di qualità, prodotti magari raccolti ancora semi acerbi o proprio 90% acerbi e poi fatti maturare nel tempo in celle frigorifero o in dei magazzini particolari. Così facendo si perde il sapore vero e i profumi veri dei prodotti. Arriviamo così al terzo punto, che è strettamente collegato al secondo. Sto parlando della perdita dei valori nutrizionali. Dal momento che raccogliamo un prodotto, raccogliamo il frutto, la verdura dalla pianta, lui comincia a perdere nutrienti da quel momento. Quindi il voler anticipare o allungare le stagioni, magari anche raccogliendo nel momento non corretto, porta appunto a un'altra conseguenza, che è quella di perdere i nutrienti che sarebbero presenti nell'ortaggio o nel frutto se questo venisse raccolto al momento giusto. L'ultimo punto riguarda il danneggiamento dell'economia e del legame con il territorio. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che se per esempio qui siamo in Toscana e si aspetta, no, tutti gli anni, magari il mese di giugno per avere i pomodori che cominciano a essere nella stagione, quindi cominciano a essere buoni. Oppure un altro esempio potrebbero essere le fave o baccelli, non so come li chiami lì dove sei te, che magari a aprile, chi l'ha seminato in autunno, comincia a raccogliere le fave, baccelli. Quelli sono momenti che rappresentano il legame con il territorio, quindi non sto parlando di altre varietà, anche perché io coltivo appunto varietà non del territorio, però quello è un altro discorso, ma le varietà che sono legate al territorio hanno una sua stagionalità. Tra l'altro andare a comprare al supermercato dove vuoi dei prodotti fuori stagione che invece poi hanno una sua stagione nel territorio e ci sono aziende del territorio che li coltivano nella maniera corretta, danneggia queste stesse aziende locali, che magari sono piccole, piccolissime aziende che provano a lavorare in una certa maniera e invece poi vengono rovinate da questo sistema che non le aiuta, le danneggia, anche se poi cioè, il sistema lo facciamo noi, siamo noi con le nostre scelte. Anche perché poi ricordiamoci che così facendo non stiamo aiutando soltanto queste aziende, l'ambiente e tutto quello di cui ti ho parlato fino ad ora, ci stiamo aiutando anche noi stessi, perché mangiare cibo di stagione senza, che è stato coltivato senza l'utilizzo di veleni o cose varie, ci fa bene anche a noi. Quindi ecco, cioè, il beneficio è per tutti. Qualche settimana fa, sempre qui su YouTube, ho visto un video che mostrava la coltivazione dei pomodori in Spagna e si vedevano, diciamo, delle ex serre abbandonate dopo che erano state usate appunto per queste coltivazioni, con quintali e quintali di plastica, quindi sia le coperture delle serre, sia le pacciamature, sia tubi per l'irrigazione, e lasciate lì perché essendo attività illegali, quando magari stanno per essere beccati, madonna queste zanzare, magari scappano, lasciano tutto lì e festa finita. Per non parlare poi delle quantità incredibili di pesticidi che vengono usati in questo tipo di coltivazioni per evitare problemi con malattie fungine, problemi con gli insetti, tenere la produzione a un certo livello. Poi vogliamo parlare delle persone che vengono sfruttate, questo succede anche in Italia, però il video in questione era in Spagna, persone sfruttate, pagate praticamente niente per lavorare magari a giornate, raccogliere i nostri pomodori, e i soldi che di fatto vanno comunque a organizzazioni criminali, perché sono criminali, sono tutte attività illegali.
Quindi è davvero questo che vogliamo? Sono questo pomodoro è mio, ma i pomodori, alcuni dei pomodori o altri prodotti che vengono nei supermercati hanno questo tipo di storie. Quindi ripeto, è questo che vogliamo? Poi sia chiaro, io capisco anche benissimo che ci sono famiglie o coppie o comunque persone che hanno difficoltà ad arrivare in fondo al mese e questi prodotti costano molto meno di prodotti magari di aziende locali che però lavorano in una certa maniera per offrire dei prodotti di una certa qualità e però poi il prezzo chiaramente rispecchia queste cose. Quindi io lo capisco benissimo il problema economico e siamo tutti sulla stessa barca. Eh, Però ecco, diciamo che quando possibile cercare di fare un passettino in quella direzione, magari non comprare subito tutto da aziende locali o comunque da aziende serie, però anche cominciando con 1, 2 prodotti di aziende che invece lavorano in una maniera quantomeno etica, non sarebbe male. Quindi, dette tutte queste cose, ti invito: 1 a iscriverti al canale se ti interessano questi argomenti o se ti è piaciuto questo video. 2 scrivimi nei commenti eventuali conseguenze che sicuramente mi sarò scordato del mangiare fuori stagione e fammi sapere se te riesci in questa cosa del mangiare il più stagionale possibile oppure no, e grazie per aver guardato il video fino alla fine. Ciao.